Saluti da Heavy Metal Heaven. Oggi abbiamo l'onore di celebrare il 30° anniversario di due gemme uniche, semplicemente tra le più belle mai uscite in ambito melodic death e black metal. Coincidenza. Per qualcuno è il destino che parla, per altri semplicemente sono frutto del caso. Fatto sta che nella storia umana coincidenze anche incredibili sono sempre avvenute e la storia del metal non è immune. Come quando, per esempio, due dischi, oggi riconosciuti come due tra i capolavori più grandi nei rispettivi generi, con persino delle affinità tra loro, siano stati pubblicati da due band provenienti dalla stessa regione geografica a 3 giorni di distanza l'uno dall'altro. La storia comincia nel 1990 a Göteborg, quando dei giovanissimi musicisti si ritrovano sotto l'improbabile moniker The Dwellers of the Gates of Silent Memory. Dilettanti, si potrebbe pensare, non fosse che il nome viene accorciato dopo appena una settimana, che l'anno successivo esce il demo Garden of Grief e nel novembre 1992 è il turno dell'esordio The Red in the Sky is Ours. Era cominciata la carriera degli At the Gates e con quel debutto, tra l'altro, avevano appena dato vita a qualcosa di nuovo. Il disco era molto legato ancora al death metal svedese più tipico dell'epoca, nelle strutture complesse e nell'oscurità, ma mostrava elementi più melodici, in parte ispirati a ciò che già stava uscendo nel death doom e in parte ai segni già piantati nei primi dischi di Entomb, Dismember, Grave e altri primi membri della scena. In pratica, con The Red, gli svedesi avevano dato il via al primo death metal melodico. Quello che, grazie al contributo dei concittadini Dark Tranquillity e In Flames, sarà conosciuto come Gothenburg Sound. Tuttavia, gli At the Gates non seguirono lo stesso destino. Mentre questi due gruppi, già negli anni subito successivi a quel 1992, avevano cominciato a rendere il genere più melodico, elegante e ad abbracciare atmosfere malinconiche e sognanti, l'ensemble dei gemelli Bürler prese una strada leggermente diversa. Non che mancassero questi elementi, ma erano sempre affiancati da un'aggressività dolorosa, sofferta, che raggiunse il suo zenith con Slaughter of the Soul. Terzo o quarto full length degli At the Gates, a seconda se si conti Terminal Spirit Disease come tale, uscito il 14 novembre del 1995, sarà anche il canto del cigno del gruppo, che solo l'anno dopo si scioglierà. E che canto! Al suo interno gli svedesi portano verso l'estremo il melodeath, senza per questo uscirne. L'anima primaria di Slaughter of the Soul rimane melodica, persino accessibile. Le strutture sono ricorsive, lineari e rendono almeno la musica facile, ma il lato emotivo non lo è. Parliamo di sofferenza e di disperazione pure, potenti, lancinanti, evocate alla grande dalle melodie e dalla voce lacerante di Thomas Lindberg. Il cantante, scomparso quasi esattamente 2 mesi fa e a cui abbiamo deciso di dedicare questo video, usa uno scream davvero espressivo, infelice, di impatto assoluto, ed ha un notevole tocco di pathos a un disco che già di suo ne ha da vendere. Tuttavia, Slaughter of the Soul non è solo dolore e melodia. Gli At the Gates hanno spinto al massimo anche su aggressività e potenza. I riff, ribassati in classica tradizione svedese, godono però di una pulizia cristallina che li rende di incredibile potenza. Merito anche di qualche influsso del groove metal, allora di moda, e che dopo lo scioglimento parte dei membri del gruppo svilupperà meglio con i The Hunted. Di questo dualismo è già un'ottima dimostrazione la opener Blinded by Fear. È una cannonata sia di emozioni, specie nelle parti più melodiche, sia di pesantezza nei riff vorticosi retti da ritmi forsennati. E mette già bene in chiaro com'è il disco in termini di potenza, emozioni evocate e ispirazione. In effetti all'epoca gli svedesi erano in forma sopraffina, maturi e consapevoli come non mai. Lo dimostra un songwriting che sa dare a ogni canzone una personalità forte, seppur a livello di contenuti la scaletta sia molto omogenea. Per alcuni ascoltatori ciò è anche un difetto, ma per noi no. Pur senza trovate incredibili in ogni brano e senza varietà estrema, qui gli At the Gates sanno coinvolgere l'ascoltatore in un'esperienza grandiosa di nichilismo e devastazione, grazie a un perfetto equilibrio tra la sua potenza stratosferica e un profondissimo lato emotivo. Tutto ciò rende Slaughter of the Soul il Raining Blood del death melodico e lo abbiamo incluso, senza pentirci, tra gli album più estremi di tutti i tempi. Se vuoi, trovi la top 10 qua su. Visti tutti questi elementi e anche l'assenza di un solo momento meno che eccezionale nei 34 minuti del disco, è difficile lasciare da parte un brano qualunque.
Il dualismo di Cold, il perfetto archetipo Melodeath di Under a Serpent Sun, le influenze groove metal di World of Lies e quelle black e trash di Unto Others, ognuna di queste tracce meriterebbe ben più parole di queste. Come ogni altro brano, compresi i 2 interludi strumentali. Se non li analizziamo nel dettaglio è solo per non dilungarci troppo. Tuttavia non possiamo evitare di lodare almeno canzoni come Slaughter of the Soul, il pezzo più completo del disco a cui dà il nome. Momenti veloci e rabbiosi, altri melodici, altri ancora di disperazione assoluta si susseguono in una progressione meravigliosa. Uno degli apici non solo del disco, ma proprio dell'intero death metal melodico. Oppure Suicide Nation. È un'apoteosi del melodeath truce quando vuole, pesantissima ma anche di emozione toccante, palpabile. Uno schiaffo in faccia sia per energia sia per quanto fa male a livello profondo. O ancora Need brilla per il suo sublime incastro di riff accoppiato però a un'angoscia lacerante e demoralizzata, in un connubio perfetto, tanto che quasi dispiace si concluda in soli 2 intensissimi minuti prima che l'album si avvii verso la fine. E il picco del disco con gli altri brani appena citati è con Blinded by Fear. Nonostante tutte queste parole spese, non siamo sicuri di essere riusciti a raccontare che turbinio di emozioni Slaughter of the Soul sia. È perfetto per scaricarsi quando si prova rabbia estrema, ma al tempo stesso si vuole essere abbracciati. Un compito in cui il disco riesce benissimo, facendoti sentire meno solo col suo equilibrio perfetto tra intensità emotiva e ferocia. E al di là di ciò, parliamo di un disco non invecchiato di un giorno a 30 anni di distanza, nonostante quanto abbia influenzato il melodic death metal e non solo. Oltre a essere la base del melodeath moderno, che si staccherà dal suono di Gothenburg per svilupparsi in tante correnti, ha anche influenzato generi come metalcore, groove metal moderno e altri. Qualcosa di cui ascoltatori più tradizionalisti potrebbero addirittura incolpare gli At the Gates, ma in maniera ingiusta. A noi i generi appena citati piacciono, ma anche se non fosse così, ciò non toglierebbe un grammo di valore a un disco unico e meraviglioso, che per quanto ci riguarda non può che meritare un giudizio pieno. Passiamo da una tempesta a un'altra, che lo è anche di nome oltre che di fatto. Tutto comincia sempre nella contea di Västra Götaland, a circa 150 km a nord del capoluogo Göteborg, nella città di Strömstad. È lì che un anno prima degli At the Gates nasce un'altra band, all'inizio allineata sempre al death metal, in Svezia andava per la maggiore. Ma Strömstad si trova proprio al confine con la Norvegia, che in quel periodo sta venendo infuocata, anche letteralmente, da un altro genere musicale. Chissà se è anche questo motivo a spingere i Dissection nel virare presto verso il black metal, seppur anche loro in una maniera peculiare, diversa dalla norma. Lo si può sentire già nell'apprezzatissimo esordio The Somberline, datato 3 dicembre 1993 e ispirato al black norvegese, ma si rivela al tempo stesso molto maturo e avanti nel tempo. In un periodo in cui il genere doveva essere per forza freddo, puro e antimelodico, la band guidata da John Notveit propose un suono più profondo, influenzato in parte dal death e soprattutto armonioso. Nasceva così il black metal melodico. Di conseguenza, The Somberline può essere considerato senza dubbi il The Red in the Sky is Ours del black metal. Tuttavia, come per gli At the Gates, anche i Dissection decisero presto di rendere più estremo il loro suono, ma senza rinunciare alla profondità emotiva, che anzi si rafforzò ancora. Fu così che 2 anni dopo, il 17 novembre 1995, 3 giorni dopo Slaughter of the Soul, appunto, vide la luce Storm of the Light's Bane, un'altra meraviglia in ogni senso. Al suo interno il genere forse è un pelo più canonico rispetto al debutto, con influenze norvegesi e più malvagità. Sono mescolate però a un'anima ancora più vivida e melodiosa di quella di The Somberline. Melodie di buon gusto, persino raffinate. Sono mescolate alla grande con la ferocia del gruppo, in un equilibrio perfetto. Il tutto è valorizzato da tonnellate di dettagli riuscitissimi. Per esempio la registrazione, grezza alla maniera tipica del black, ma non troppo. Ogni strumento è udibile nel mix. Il vero segreto di Storm of the Light's Bane è però, di nuovo, il livello di ispirazione sopraffina. Consente ai Dissection di costruire tracce lunghe, spesso piene di sfaccettature e di passaggi diversi, ma tutti incastrati, curati e piazzati al posto giusto nello scopo di evocare atmosfere incredibili. Primigeni e ferali, come da buona norma black metal, sanno però variare dal gelo tipico del genere a un calore che al suo interno allora non si sentiva spesso. Il che dà agli svedesi parecchie marce in più rispetto a molte altre band che, anche allora, ma ancora più oggi, si rivelavano un po' noiose nella loro aggressione fredda e monocorde. Il risultato di tutto ciò è una magia difficile da descrivere a parole.
Una magia fatta di malinconia ed eleganza, come di rabbia e morte, di paesaggi innevati e cieli stellati in cui perdersi, di potenza, ma anche di passaggi sognanti. L'apice di questo incantesimo si raggiunge con Where That Angels Lie, traccia più lenta e intimista del disco. Sa però essere anche minacciosa, con momenti dalle armonizzazioni sinistre, alternati con altri invece addirittura poetici nelle loro melodie, in un bilanciamento che se potesse supererebbe addirittura la perfezione. Non stupisce, sia diventato un vero classico. Tuttavia anche il resto è toccato dalla stessa magia. Come prima è di nuovo difficile rinunciare alla tentazione di elogiare traccia per traccia un disco che, se non fosse per motivi di tempo e fatica, lo meriterebbe. Dall'assolo meraviglioso e il finale glaciale di Unhallowed al martellare angoscioso di Soul Reaper, passando per la breve ma intensa Retribution. Ogni singola nota suonata è eccezionale e di momenti morti non ce n'è pure l'ombra. I Dissection danno però il loro meglio, oltre che con la citata Where That Angels Lie, nell'iniziale Night's Blood e in Thorns of the Crimson Death. La prima è una cavalcata meravigliosa tra momenti black più classici, altri di grande ispirazione trash, altri pieni di melodie con un calore selvaggio e aggressivo, in un vortice fulminante in chorus disperati anche nella loro corsa per di fiato. La seconda, negli 8 minuti che la rendono la più lunga in scaletta, si mostra invece spesso molto melodica, alternando un incedere quasi epico e una forte nostalgia, a volte persino mescolati. Ma non manca di qualche passaggio più pestato e rabbioso, come quello centrale. Si inserisce alla perfezione in un altro affresco variopinto e meraviglioso. Il risultato di tutto ciò è un'altra tempesta di emozioni tetre, di puro godimento musicale. Poche storie, anche Storm of the Light's Bane è un album perfetto, unico, insuperabile col suo equilibrio tra bellezza e ferocia, intimismo e barbarie, eleganza ed estremismo sonoro. E come nel caso di Slaughter of the Soul, è un lavoro con un'importanza storica enorme, insieme al predecessore. Forse all'epoca era troppo avanti, ma in anni successivi la loro lezione è stata ripresa e portata avanti in modi impensabili. Dai Dissection non nasce solo il black metal melodico, ma anche l'idea che il genere possa essere profondo a livello emotivo. Un'idea che ha portato all'incarnazione moderna del genere e, è probabile, abbia influenzato in maniera indiretta anche lo svilupparsi di generi come il post-black metal. Per questo motivo, oltre che per la sua bellezza straordinaria, il risultato è lo stesso degli At the Gates. A un album così, dare meno del voto massimo sarebbe un delitto. 3 giorni di distanza temporale, 150 km quella spaziale, ma il risultato non cambia. Slaughter of the Soul e Storm of the Light's Bane sono 2 tra i picchi più alti mai raggiunti dal metal estremo. Lo sono anche nella loro diversità. Il primo è quadrato e pesantissimo, punta più sull'intensità. Il secondo è più elaborato e ricercato nell'aggredire, pur nella natura grezza del suo genere. Eppure forse le somiglianze sono più delle differenze. Sono entrambi lavori al tempo stesso melodici ed estremi, di gran profondità, che danno vita a emozioni uniche. E soprattutto sono accomunati dal livello incredibile raggiunto. Se in tutte le retrospettive doppie affrontate finora c'è sempre stato un disco migliore dell'altro, anche magari di poco, qui non ci sono vincitori, c'è solo un pareggio e poi ci siamo noi, che non crediamo ci sia bisogno di altre parole. Tutto ciò che rimane da fare a 30 anni di distanza è ascoltare, riascoltare e godere di ogni singolo momento regalato da queste 2 gemme meravigliose. La doppia retrospettiva finisce qui. Per caso uno di questi 2 capolavori immortali ti piace più dell'altro? Dicelo nei commenti, oltre a mettere like e condividere il video. Ti invitiamo inoltre a iscriverti al canale ed attivare la campanella per rimanere sempre al passo con i contenuti pubblicati ogni settimana. Infine siamo anche su Instagram, Facebook e Pinterest. Al solito trovi il link qui sotto. Ci vediamo la prossima volta!